Oggi si va a nord e dopo una piccola tappa nella mia città non ce l'ho fatta e ci siamo rimessi subito in viaggio, direzione Torino. In realtà non ci sono mai stato, tutti me ne hanno parlato piuttosto bene a parte il freddo e mi sono chiesto ma perché non andare a trovare un vecchio amico barbiere? Che poi non è una persona qualsiasi, è la prima persona che mi ha fatto la barba con un rasoio a mano libera ed è stata anche la prima persona che mi ha insegnato a utilizzarlo. In pratica farò un salto nel tempo a qualche anno fa e in più sfrutterò l'occasione per visitare questa fantastica città d'Italia. Sono Maullu Daniele e ti porterò con me in viaggio alla scoperta dei migliori barbieri del mondo. Da nord a sud, da est a ovest, racconteremo le loro storie per farti conoscere meglio l'antica arte della barberia. Sei pronto per questo viaggio? Il Figaro Tour può cominciare. Figaro, 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 Figaro. Eccoci arrivati a Torino, in questa piazza incredibile chiamata Piazza San Carlo. La grande figata di questa piazza, oltre alla sua grandezza, sono le due chiese gemelle alle mie spalle, Santa Cristina e San Carlo Borromeo. Infatti una è così bella che l'hanno coperta. Oltre a questa abbiamo la statua equestre di Emanuele Filiberto di Savoia al centro della piazza. A primo impatto, devo dire la verità, a me già mi piace. E siccome a me il cioccolato piace parecchio, ho voluto approfondire questo legame tra Torino e cioccolato e ho scoperto che c'è un museo, il Choco Story, che si dedica alla storia della produzione del cioccolato e del gianduia. Quindi questa volta il Figaro Tour a Torino parte da qui. Andiamo! Buonasera! Buonasera! Ciao, piacere Daniele. Beatrice. Grazie intanto per l'accoglienza e io sono un grande appassionato di cioccolato e sono qui per scoprire qualcosa in più su questo legame tra Torino e il cioccolato. Sei nel posto giusto, sì. Allora ti seguo. Vieni con me. Ti do ufficialmente il benvenuto al Museo del Cioccolato. È una figata pazzesca. Sì, questo è un museo nato proprio per raccontare quella che è una parte molto importante della nostra storia come torinesi e piemontesi e fino ad ora non ce n'era stata occasione e questo è un posto straordinariamente adatto perché è una vera fabbrica di cioccolato. Vedi che ci sono ancora tutte le macchine. Qua producevano il cioccolato. Esattamente, sì. Il museo è una figata, io sono molto attratto da questa macchina in particolare. Che cos'è? A che serve? Questa è una macchina per sgusciare le nocciole. Me la porto a casa? Se riesci a portarla via è poco pratica da spostare, è anche molto pesante, ma secondo me c'è qualcosa qui in museo che a te piacerebbe di più. Ok, sono incuriosito. Guarda un po', queste sono le nostre tazze per i baffi. Qua se viene mia nonna le svaligia, non penso per i baffi, magari si prende anche le alte, quelle dei baffi le prendo io. Il baffo ha una forma diversa. Sì, perché queste sono tazze pensate per i gentiluomini che portano i baffi e che giustamente devono poter bere la cioccolata in modo signorile, quindi senza macchiarsi. E qualcuno se l'è fatto fare con il taglio del proprio baffo su misura, quindi con questa sagoma di ceramica che copre il baffo e impedisce che la cioccolata lo macchi. C'è il mio pure? Puoi cercare quella adatta a te se vuoi. Questo è mio. Ragazzi, tra il viaggio in macchina, il giro a Torino, la cioccolata, io sono stanco morto e domani voglio essere bello pimpante perché devo andare a trovare questo mio amico e quindi questa notte vado a dormire bello che sereno presto. Buonanotte. Buongiorno. Oh, speriamo che è una bella giornata. Le campane suonano, freschetto decente, torinese. Buongiorno gente. Buongiorno a tutti. Eccoci davanti alla barberia di Paolo Barrasso, la prima persona che mi ha fatto la barba con i rasoi a mano libera ed è stata un'esperienza fantastica. Poi da lì a poco mi ha fatto anche un bel corso di rasatura a mano libera a Roma nella mia barberia e da lì in poi sapete già com'è andata. Buongiorno, si può? Ma prego Daniele, prego, buongiorno. Ciao, sono Grazie mille. felice e contento di averti come ospite. Paolo, qua siamo nel tuo mondo, nella tua barberia e chi mi segue non sa qual è la tua storia. Quindi io partirei proprio da questo. Come tutti i barbieri all'inizio, non avendo voglia di studiare, ho dovuto approdare da mio papà. Classico. Classico. Quel periodo lì non sapevo se ovviamente mi piaceva o non mi piaceva perché le prime volte nessuno sa. Sono andato da papà e un po' mi incuriosiva, mi piaceva e poi da lì piano piano ti innamori del mestiere. Papà un giorno mi disse: questa è la tua poltrona, ti raccomando, cerca di fare
fare sempre le cose come si deve. Guarda, ascolta e fai. Ho fatto un po' la gavetta. Per fare qualche cosa devi fare la gavetta, perché tu lì capisci se sei innamorato oppure no. Se superi quella prova, allora vuol dire che sei pronto. Lui faceva un percorso, il barbiere come era una volta, e io facevo un percorso di un barbiere un po' più, tra virgolette, come adesso Moderno. ci sono, moderno. La cosa principale è essere onesti. Il cliente viene e diventa un amico, fa parte di questa, tra virgolette, famiglia. Perché cerchi proprio i reperti storici? Perché cerchi queste cose antiche, vecchie e ricercatissime che non si trovano? C'è un motivo? A me è sempre piaciuta la storia. Essendo innamorato di questo mestiere, ho approfondito e poi sono andato a cercare questi oggetti da poter mettere nel mio negozio, da poter farli vedere poi ai clienti. Cioè per far capire al cliente che la barberia, il barbiere ha una storia. Senti, io vorrei fare una cosa che in realtà non ho ancora fatto nel Figaro Tour. Mi vorrei far fare la barba da te. Prego, vieni. Grazie mille. Va, dopo di te. Sei... Qui in negozio papà ha sempre usato il mano libera, perché tra i clienti volevano e gli faceva piacere farsi la barba con mano libera, e allora me l'ha trasmesso anche a me questa, tra virgolette, tradizione che si continua ancora tutt'oggi con il rasoio. E infatti vedi, questo è un rasoio che lo uso solo per me al negozio. Quando non ce la faccio a fare la barba a casa, me la faccio qui al negozio, perciò questo hai l'onore, tra virgolette, permettimi, che con il mio rasoio. E questo è il pennello che ti uso, è un sintetico. Questo pennello io l'ho brevettato, tra virgolette, nel senso che l'ho migliorato quando era il periodo del Covid. Come faccio io a fare un qualcosa che il cliente non ha paura di farsi la barba? Lui veniva qua al negozio con il suo ciuffo, io avevo il manico e allora lo prendevo, lo mettevo e lui era tranquillo. Qual è stata la difficoltà per te all'inizio per imparare a fare la barba con mano libera? La difficoltà era l'inclinazione del rasoio sul viso, e la seconda cosa che avevo la difficoltà erano quei passaggi, quei passavo troppe volte nel solito posto e si irritava maggiormente il viso. Ovviamente poi c'è anche la questione della pelle, la questione del pelo, queste cose qua. Però quello papà me lo insegnava man mano che facevo la barba. Lui mi diceva stai attento che questo è un pelo così, però diciamo l'inizio è quello. Quale consiglio daresti a un giovane barbiere che ha iniziato da poco? Allora, come io mi ricordo quello che mi disse papà le prime volte era l'insaponatura. Perché l'insaponatura è l'inizio. Se tu sai insaponare bene, sai massaggiare bene il pelo, è più facile radere la barba. Un po' come quando si costruisce una casa, si parte dalle fondamenta, bravissimo, no? bravissimo. Se fai male le fondamenta, poi tutto il resto Bravissimo, bravissimo. Paolo, qual è secondo te il segreto per diventare un bravo barbiere? Ma vedi, il segreto non è la parola giusta, tra virgolette, del segreto, è solo avere voglia, essere innamorati di questo mestiere. Giorno per giorno scoprire qualcosa di nuovo, avere qualcosa da andare a vedere, da scoprire, da parlare, da conoscere. Poi la cosa principale, secondo me, è essere una persona onesta. Onesta nel senso che quando fai questo mestiere devi saper dare dei consigli giusti e veri al cliente, perché il cliente capisce che quando tu sei una persona a posto, professionale e onesta, e lo conquisti e tu hai, tra virgolette, come adesso è di moda, il successo. Paolo, ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Ti do pure un abbraccio. È tutto mio, è tutto mio. Bravo e complimenti e continua così. Ci vediamo presto. Grazie. Grazie Ciao. Paolo.
Ragazzi, questo viaggio a Torino ci voleva proprio, non solo per il cioccolato, ma perché ho trovato un vecchio amico. La storia di Paolo mi ha sempre appassionato e non potevo non raccontarvela qui nel Figaro Tour.